Ciao a tutti, sono Andrea Zigliani e oggi vediamo i 3 punti principali per il settaggio di una mountain bike biammortizzata. Uno degli aspetti più sottovalutati dopo l'acquisto di una mountain bike è proprio il settaggio. Ci sono tantissime cose che si possono regolare e queste possono cambiare totalmente la nostra esperienza in sella. Detto questo, partiamo a bomba con il primo punto, le gomme. Le gomme sono l'unico punto di contatto tra la nostra mountain bike ed il terreno e da queste dipendono tutti i feedback che poi riceviamo durante il riding. Scendere troppo con la pressione vuol dire tagliare o peggio stallonare la gomma, alzarsi troppo vuol dire perdere totalmente il grip e perdere tutta l'azione di ammortizzazione che ha la carcassa durante l'utilizzo. Ultima tips al posteriore, è consigliato secondo me utilizzare anche un inserto antiforatura. Le gomme moderne hanno una buona carcassa, ma in alcune situazioni, soprattutto quelle più estreme dell'enduro, un'antiforatura può portarci davvero a casa senza problemi. Dopo aver settato le gomme passiamo agli appoggi, manopole e sella. Partiamo con l'altezza della sella, molto facile. Alziamo la sella, se abbiamo un telescopico, ci sediamo sulla bici, mettiamo la pedivella esattamente perpendicolare al terreno nella parte bassa ovviamente, spingiamo il ginocchio indietro e vediamo che il piede sta parallelo al suolo. Piccola tips, è sempre meglio che il piede sia leggermente verso il basso, quindi col tallone che scende verso il basso piuttosto che verso l'alto, perché così evitiamo problemi fisici alle articolazioni e ai muscoli. Passiamo poi agli appoggi, manopole e posizione leve, freni, cambio e telescopico. Utilizziamo tutta la manopola e tutto il manubrio, in questo caso io utilizzo delle manopole molto morbide e soprattutto di piccolo diametro. Se non le avete mai provate vi consiglio perché potrebbe risolvervi qualche problema di mal di mani durante le lunghe discese. Utilizziamo quindi tutto il manubrio, appoggiamo la mano bella in fondo e con l'indice dobbiamo andare a prendere la leva nella parte finale. Molto difficile che sui freni moderni si freni con 2 dita perché ormai sono diventati molto potenti. Stesso discorso per cambio e telescopico, con il pollice dobbiamo arrivarci agilmente. Ultima parte ma non meno fondamentale è quella dell'inclinazione. Regola super semplice. Quando siamo nella posizione di riding, quindi in piedi sui pedali e magari un pochettino spostati verso l'indietro, tiriamo una linea virtuale che passa sul nostro braccio, passa per la nostra mano, arriva al nostro dito e questa è la nostra inclinazione della leva. Giochiamoci un po', si va un po' a preferenza, c'è chi gira molto alto, c'è chi gira molto basso, bisogna trovare un po' quello che preferiamo. Ultima tips, le leve dei comandi e dei freni non tiriamole a manetta, lasciamo che in caso di caduta possano ruotare e quindi evitiamo rotture che creano problemi durante un giro. Ultima ma non meno importante parte riguarda il sag. Che cos'è il sag? È l'affondamento delle nostre sospensioni con il peso del rider sopra la bici. Questo comporta il grip durante l'utilizzo e ovviamente ne consegue poi tutto il feeling, come vi dicevo prima. Quindi ci vestiamo da bici, tutto il gear che abbiamo addosso, protezioni, abbigliamento, casco che utilizziamo solitamente, saliamo sulla nostra mountain bike, ci mettiamo in posizione di riding, quindi non seduti, e andiamo ad abbassare l'o-ring per quanto riguarda la sospensione ad aria, a forcella o da ammortizzatore, o prendiamo il metro per misurare l'affondamento dell'ammortizzatore a molla. Fatto questo scendiamo dalla bici e vediamo quanta corsa abbiamo utilizzato. Ogni produttore, ogni tipo di bici ovviamente avrà un sag diverso e vi consiglio di partire da quello indicato dal costruttore sia della bici che della sospensione. Una volta che siamo arrivati più o meno ad una quadra potete provare, fate un po' di modifiche e cercate di capire in che direzione vi piacerebbe andare. Una modifica alla volta ragazzi, perché se ne facciamo 4 insieme poi non capiamo più nulla. E il discorso è lo stesso per quanto riguarda i registri. Il rebound si parte da un settaggio base e poi si gioca un click di qua, un click di là, si va avanti e indietro e si trova quella impostazione che più ci piace. Ovviamente per settare una bici dobbiamo possederla, quindi vi consiglio di fare un giro su Bikeflip e trovare quella che più vi piace. Fatto questo, seguite i passi per il settaggio base, potete uscire e andare a divertirvi.